sono Ellis e oggi parliamo di drammi coreani. Ho guardato un dramma coreano, attenzione. Dramma coreano, tra l'altro recente, perché si è concluso da non tantissimo, è andato in onda a cavallo tra il 2024 e questo inizio di 2025 e si chiama When the Phone Rings, quando squilla il telefono. È il dramma che tipo nel mio primo video degli auguri avevo detto che mi aveva un po' solleticato l'interesse. Ho visto delle clip e ho detto c'è qualcosa che mi intriga e alla fine mi sono decisa a guardarlo e sono riuscita anche a portarlo a termine. Sono 12 puntate, ambientazione moderna. Di cosa parla? Allora, i due protagonisti hanno vinto praticamente la lotteria che metteva in palio la famiglia di merda. Entrambi, perché ragazzi miei, cioè perlomeno in apertura di storia, sia lui che lei hanno poco da stare allegri. Lui è il portavoce dell'ufficio del presidente, quindi insomma una figura di rilievo e di spicco che appartiene a una famiglia da sempre, da generazioni impegnata in politica, quindi alto profilo, super famosi, cioè 6 spanne di puzza sotto il naso, soprattutto i genitori, in più ha il padre che si sta per candidare alle elezioni presidenziali. La madre invece è una ex negoziatrice, comunque una di quelle che sa bene come ci si muove e entrambi sono lì che stanno aspettando che il figlio praticamente salga sul carro della campagna elettorale del padre, perché appunto già lui ricoprendo questa carica di portavoce, dicevo, una figura di alto profilo comunque che attira a sé molti consensi e quindi sarebbe, diciamo, un asso nella manica del padre, che fin dalle prime battute non sembra proprio la figura più indicata per fare il presidente, perché caratterialmente viene fatto intendere che è un po' mancante. Cioè, mentre la madre è molto Iron Lady, cioè Lady di ferro, il padre è un po' facile all'ira, ma poco arguto, ecco, poco con la mente politica, ma forte del prestigio della famiglia, dietro il quale un po' si nasconde per avere comunque il ritorno di immagine, ecco, diciamo così. Lei invece è un'interprete di lingua dei segni muta e lei appartiene, diciamo, grazie alle seconde nozze della madre, a quest'altra famiglia che è cioè il nuovo marito della madre è un magnate della comunicazione. E le due famiglie di origine, la nuova famiglia della protagonista, che però ha ancora il padre ma che è malato e quindi rinchiuso, è chiuso, non è rinchiuso, è chiuso in una casa di cura perché sembra ridotto come capacità cerebrale all'infanzia, ecco. Le due famiglie, dicevo, la nuova famiglia in cui lei si è trovata fin da bambina, poi, perché in realtà si vede che fin da bambina lei fa parte di questa nuova famiglia, e quella invece di lui, quindi gli ex presidenti politici eccetera eccetera, sono da sempre legati a doppia mandata. Tant'è che questi due protagonisti si sono sposati 3 anni prima dell'inizio delle vicende. Tuttavia, anche il loro matrimonio non è andato proprio come previsto, perché in origine il portavoce del presidente, il protagonista, doveva sposare la sorella della protagonista, che è la figlia biologica del magnate dell'industria della comunicazione, e che aveva un altro fratellino piccolo, che però è morto in un incidente stradale, mentre tutti e 3 i bambini, quindi sorella maggiore, protagonista,
adesso interprete di lingua dei segni, e bambino piccolo, sono stati coinvolti in un incidente stradale in cui il bambino ha perso la vita, la sorella maggiore ha perso l'udito e lei, appunto, in seguito a questo incidente è stata costretta dalla madre a non parlare più. Questo perché, per fare leva sulla, fra virgolette, compassione del marito, che già appunto aveva perso un figlio. In più la figlia maggiore aveva avuto questo grave infortunio che ha compromesso l'udito, e quindi dice: se io che porto mia figlia, non, cioè praticamente dopo una cosa del genere la faccio vedere che non ha nemmeno avuto nessuna conseguenza, sembra quasi che non so, gli faccia un torto, ecco. E quindi la madre, per non scardinare la sua posizione e i suoi interessi, costringe la figlia, la bambina, a fingersi muta. E quindi lei impara a parlare con la lingua dei segni, ma scopriamo poi durante la prima puntata che in realtà lei può parlare benissimo, e lo scopriamo quando un tizio malintenzionato la rapisce perché ce l'ha col marito. Tra l'altro un matrimonio, dicevo, che già non era andato come era previsto, perché inizialmente il protagonista doveva sposare la sorella maggiore, ma la sorella maggiore dice: no, io quello non lo sposo. E quindi lui cambia le carte in tavola e dice: ok, tu non mi vuoi sposare, va bene, sposo la sorella minore, però fa capire subito che è un matrimonio puramente di interesse. In realtà non è solo un matrimonio di interesse, ma lui deve tenere celata questa cosa. Il problema è che la tiene celata talmente bene che anche la moglie, la protagonista, l'interprete della lingua dei segni, capisce che lui praticamente la detesta visceralmente. E quindi, dopo essere riuscita a sfuggire al tentativo di rapimento di questo malintenzionato, che sarà poi il cattivo della storia, si ritrova in mano il telefono che lui aveva usato per chiamare il marito e dirgli che aveva rapito la moglie, e quindi chiedere riscatto e chiedere, diciamo, quello che voleva ottenere. Lei sente il marito che dice: ok, finché non c'è un cadavere non ti far nemmeno sentire, quindi gli partono i 5 minuti. Dicevo, riesce a sfuggire al rapimento, ma si trova addosso questo telefono super mega criptato, e quindi, con la scusa che lui non sa che lei può parlare, comincia a chiamarlo nuovamente fingendosi il rapitore, perché vuole ottenere da lui il divorzio. E si innesca quindi tutto questo gioco per cui la figura di lei che chiama il protagonista per ottenere il divorzio, la figura del rapitore che invece ce l'ha a morte con il protagonista, più un'altra figura di contorno che sembra però essere la mente, tramano tutti in un modo o nell'altro contro il protagonista dilaniato tra i suoi sentimenti e il cercare di proteggerla. Tra l'altro nessuno sa l'identità di sua moglie, perché appunto lui, essendo una figura di alto profilo, è sempre estremamente sottoposto alle critiche. E quindi c'è tutto questo gioco in cui loro due prima di tutto devono spiegarsi, e in più salta fuori tutto il marciume del passato. E il marciume del passato coinvolge un caso che riguarda un orfanotrofio, in cui a un certo punto ci sono dei bambini che sono scomparsi nel nulla, e su cui un altro personaggio del dramma, uno psicoterapeuta, psichiatra, sta indagando, perché lui appunto ha vissuto in quell'orfanotrofio, quindi si ricorda dei suoi amici che sono a un certo punto svaniti nel nulla. Lui conosce la protagonista perché le aveva fatto volontariato in questo orfanotrofio, in cui anche lui ogni tanto tornava, e si era innamorato di lei, però lei l'ha sempre considerato un amico. E quindi, dicevo, si scopre tutto il marciume, perché veramente c'è un marciume di quelli alti, metri e metri, del passato, in cui, attenzione, il protagonista non è figlio biologico dell'aspirante presidente e della negoziatrice, ma è uno che il nonno,
che oramai è morto, ha messo al posto del figlio della coppia, che si rivelerà poi essere l'antagonista, che era uno psicopatico fin da bambino, che è responsabile degli omicidi appunto dei bambini scomparsi dall'orfanotrofio. E questo antagonista, in una cosa che io mi sono spiegata fino a metà, a dire la verità, ce l'ha a morte con questo che ha preso il suo posto, dimenticandosi che, vabbè, il nonno ha cercato di affogarlo in un lago, cosa a cui ha assistito il protagonista, e è stato salvato dal pescatore che viveva su questa casupola sul lago, appunto, e che aveva presso di sé il protagonista. E diciamo l'antagonista, appunto il vero figlio della coppia psycho, ma proprio psycho, ce l'ha a morte con questo che ha preso il suo posto, e ce l'ha molto di meno a morte con i suoi genitori adottivi. Ora la madre ha sempre pensato che lui fosse morto, scopre poi che è stato ucciso dal nonno. Però poi in realtà nessuno di loro sa che invece il bambino è stato salvato dallo stesso pescatore, è stato salvato a causa del trauma, della permanenza forzata in acqua, perde anche un po' la memoria e ci rimette un po' per recuperarla. Tuttavia, quando la recupera, si accanisce appunto contro il protagonista. Dico, perché non contro la tua famiglia di origine? È vero che il tipo che ha cercato di farti fuori ormai è morto, però insomma anche gli altri due proprio non sono proprio esattamente innocenti, ecco, vabbè, niente. L'incidente in cui ha perso la vita il fratellino, il fratellinastro della protagonista, e l'altra invece, l'altra ragazza, ha perso l'udito, è stato orchestrato sempre dal nonno. Allora il nonno proprio il marciume assoluto, veramente. Avete presente quelle figure machiavelliche ma in senso negativo? Ok. Orchestra questo incidente perché il fratellino piccolo, e vi ricordo anche che le due famiglie erano molto amiche, cioè proprio pensate se non fossero state amiche, cosa sarebbe successo? Probabilmente li avrebbe fatti saltare tipo in aria con 6 quintali di dinamite sotto le fondamenta della casa. Vabbè. Questo incidente è stato orchestrato dal nonno perché lui aveva visto la vera faccia del nipote che lui, avendo scoperto tutte le tendenze psycho, ha voluto far fuori, perché sia mai che ci manchi la reputazione della famiglia. Ok, quindi io lo posso uccidere e quello non ha assolutamente conseguenze, però se si salta fuori che lui ha ucciso qualcun altro, allora no, è un problema. Vabbè, ok. E niente, insomma, tutta la storia deve sbrogliare questa matassa. Va anche scoperto chi è il complice dell'antagonista, che è uno che ha a cuore una vendetta particolare, e si va poi, ecco, verso la fine, in cui tutto viene a galla, compresa l'identità falsa del protagonista, che si scopre essere in realtà figlio biologico del nonno. Quindi il nonno, quando ha preso questo bambino per metterlo al posto di suo nipote, in realtà non ha preso un bambino a caso. L'identità della madre del protagonista ignota, però e l'ha messo lì. E poi ecco c'è l'ultima puntata in cui i fatti procedono secondo me in maniera anche costruita molto bene, in maniera logica, un buon ritmo, un buon andamento della tensione, un buon mantenimento dell'interesse, dell'attenzione dello spettatore. Se non che lei scopre anche, lei la protagonista scopre appunto dell'identità di figlio non biologico della coppia, chiamiamola lì aspirante presidenziale, e scopre anche appunto che il nonno è responsabile di questo famoso incidente in cui è morto il suo fratellino. E la sorella, tra l'altro, che l'ha scoperto, che è scomparsa 3 anni prima, ritorna poi dall'estero e cerca di rintessere i rapporti con la protagonista, sapendo che comunque lei può parlare, però da piccola ha fatto un po' finta invece
di non saperlo, costringendolo in un certo senso a permanere in questa condizione di finto mutismo perché ce l'aveva un po' con lei, ma non perché ce l'avesse con lei personalmente, un po' per tutta la situazione, anche per questa condizione appunto di sordità che le è cascata addosso in seguito all'incidente. Però si opera e riesce a risolvere il problema, quindi che diciamo torna a sentire, torna a poter utilizzare l'udito senza problemi. Quindi dicevo, tutto torna alla luce, finalmente raccattano e fanno fuori l'antagonista che a un certo punto dicevo ok, e una volta è scappato e quell'altra c'è stato un incidente ma poi viene raccattato dalla madre che essendo madre e sbattendosene altamente del fatto che questa ragazza avesse ucciso almeno altre 3 o 4 persone e ogni scarafù è bella mamma sua, ho capito, però questo qua ha fatto fuori dalle persone, non fa niente, se lo riporta a casa contribuendo quindi alla fuga, da lì verrebbe rinchiuso ma no, poi arriva il padre che vorrebbe farlo fuori ma poi non ce la fa e quindi scappa di nuovo e infine affronta il protagonista che è appena riuscito a liberare la moglie dopo che lui l'ha rapita per la seconda volta. E cosa succede? L'antagonista rivela al marito che la moglie sa che il padre, quindi no, quello che lui pensava il nonno, è l'artefice dell'incidente stradale e quindi questo per senso di colpa e ignorando il fatto che lei comunque gli è sempre stata a fianco anche diciamo nelle vicissitudini non da poco che hanno dovuto vivere insieme a causa appunto delle azioni dell'antagonista, ecco lui comincia a tirar fuori questo senso di colpa che non si sa spiegare come e se ne va così, la pianta lì in ospedale e se ne va e scompare per almeno 6 mesi. E dove va? Va in un posto X, potrebbe essere in Asia, in Africa, in Antartide, non si sa, ma in cui ci sono dei bei tramonti e ci sono anche dei ribelli. E lei cosa fa? Parte, dopo aver scoperto, cercando di carpire informazioni tra tutte le persone che gli sono state a fianco, riesce a individuare questo luogo particolare e va. E a un certo punto vediamo questa scena che io ho guardato e ho detto, ma cioè non lo so, ci stanno pigliando per il culo probabilmente. Sì, lui fa una donazione in un centro per sovvenzionare appunto lo studio della lingua dei segni perché è una zona di guerra e quindi tanti bambini purtroppo perdono l'udito a causa delle bombe. E quindi c'è questo centro che si occupa di insegnare la lingua dei segni, lui fa questa donazione ingente a nome di lei a questo centro. Lei lo raggiunge e siccome qualcuno gli aveva parlato della passione di lui per i tramonti, cosa fa? Si fa spiegare dal tizio del centro dov'è il posto migliore per andare a vedere i tramonti. Il tizio le spiega, ah sì, c'è questo punto, però adesso non ci puoi andare perché è occupato dai ribelli. E ripeto, c'è questa scena che tu dici, boh, cioè, perché? In cui lei cammina proprio giù di va con questo foulard che potrebbe anche essere di Hermès nella sterpaglia e dopo tipo 2 secondi viene catturata dai ribelli. Cioè, ma anche tu, ma secondo te? Ma perché? Cioè, mi pigli per il culo, cioè, ma che senso ha questa scena? Niente, poi lui la libera, non si è capito lui cosa sia andato lì a fare, ok? Non si è capito, a parte il fatto che c'è il tramonto bello, però secondo me ci sono anche tantissimi altri posti in cui tu puoi godere di un tramonto bellissimo senza rischiare la pelle, non si capisce cosa va lui a fare lì, si trovano, si spiegano, lui praticamente fa mea culpa e lei gli dice scusami ma scendi anche un po' te dal pero, io ho capito che abbiamo delle famiglie di merda alle spalle, però che non è che possiamo portare il peso del mondo come Atlante, porca di quella Eva.
E niente, si riconciliano e vissero tutti felici e contenti. Lei ritorna poi, si sposano, lui assume finalmente un'identità che non è la sua e non il nome dello Psycho che vi ricordo, grazie al cielo, è morto. E si risposano, lui con il nome che assume, beh, il cognome lo tiene perché è quello del nonno, che anche quello, diciamo, aveva i suoi problemi, e non so, se ne dà un altro un po' sviolinoso e lui diventa negoziatore e basta, e vissero tutti felici e contenti. Allora, che dire di questo dramma? Sì, allora, è fatto bene. Ci sono secondo me un po' di scivoloni su bucce di banana, ripeto, nelle ultime due puntate, perché secondo me tutta la parte di questa zona di guerra non ha una gran ragione di essere. Poi, d'altra parte, capisco anche che proprio la questione del senso di colpa, cioè delle colpe dei padri che ricadono sui figli, è una cosa che è molto ingranata nella cultura e quindi c'è proprio questo gap culturale che a me la rende un po' indigesta, soprattutto quando viene propugnata proprio in maniera forse un po' gratuita, cioè non lo so, tu già hai dovuto praticamente passare, tu protagonista dico, hai dovuto passare tutta la tua vita a vestire i panni di un altro, ok? Quindi a vestire un'identità in prestito. E ci sono delle scene che lo mostrano perché la madre, personaggio, anche quella, vi dicevo, quando lui è appena entrato nella famiglia e quindi deve fare la parte del figlio biologico, ogni volta che cerca di fare qualcosa secondo la sua inclinazione, c'ha alle spalle la madre che gli dice: no, mio figlio questa cosa non la fa, no, mio figlio tipo non piace il pesce, no, mio figlio non piacciono i fumetti, no, mio figlio, cioè, insomma, è un po' pesante a livello psicologico come ingombro, ecco. Quindi non è che tu proprio abbia avuto questa libertà di essere, di fare. Hai goduto di un privilegio di riflesso, ma hai anche pagato un prezzo non proprio irrisorio per questo privilegio, ok? E oltretutto hai avuto veramente poca voce in capitolo. E niente, vabbè, lui vuole sentirsi in colpa, allora sentiti in colpa. E non lo so, queste due puntate qua mi hanno lasciato e fino alla puntata numero 10, sì, allora un dramma fatto molto bene, in un certo senso l'ho trovato un po' didascalico, ovvero lui che finge di essere truce ma poi in realtà è innamorato di lei. I cattivi che sono comunque abbastanza monolitici nella loro caratterizzazione. L'ho trovato un dramma scolastico, appunto, che segue tutto come dovrebbe essere, senza però grandi guizzi di emotività. Non lo so. Gli attori hanno fatto un buon lavoro, non posso dire nulla. Ecco, lui, io purtroppo, di lui io ho visto un'intervista parecchio tempo fa, in cui per me aveva fatto un po' una parte infelice, possiamo dire. Praticamente c'era questa intervista corale, non so se era per un dramma o per qualche altra occasione, in cui stavano parlando, c'erano attori maschi, attori, esatto, uomini, attori donne, e stavano parlando gli uomini, e lui mi sembra in particolare, del fatto che gli piacessero le donne un po' che facevano vedere, che un po' mostravano, ecco, non, cioè, con tutto in bella vista, però vestite un po' sexy, non hanno detto provocanti, però comunque sia un po' sexy. E un'attrice cioè, no, ma io metto sempre i dolce vita, e lui le aveva risposto in maniera secondo me un po' cafona, del tipo è per quello che infatti non ti fila nessuno, una roba del genere, è una parafrasi, però l'avevo trovato un'osservazione un po' fuori luogo, perché voglio dire, ma come ti permetti, uno, e due, ma che te frega a te, cioè nel senso, se questa c'ha freddo o se questa le piace il dolce vita, non è che se una è vestita provocante allora ok, e se una invece è vestita più coperta allora non ok, ma scendi un po' dal fico pure te. E quindi mi ricordo che da quella volta l'ho sempre guardato un po'
così io con un po' di puzza sotto il naso. Però ecco, no, c'è da dire che come attore comunque rende, è bravo. Un po' secondo me ce l'ha un po' di stronzetto, ecco. E quindi queste parti in cui deve fare lo stronzetto appunto gli riescono. Però non so se è una questione di, fra virgolette, pregiudizio indotto da questa intervista o è solo proprio la sua fisionomia, ecco, che mi dà questa impressione, perché poi insomma ci sono certe facce che sono che si prestano più o meno a certi ruoli. Pensiamo ad esempio agli attori che svolgono sempre la parte del cattivo, perché hanno proprio la faccia da malefico malvagio e quindi non renderebbero nella parte, diciamo, dell'eroe, ecco. Però vabbè, detto questo, chiudo con le mie opinioni personali su di lui. Allora, il dramma è gradevole, ecco, scivolone sì, però comunque lo promuovo, ve lo consiglio, perché comunque è interessante, cioè lo trovo un buon prodotto di intrattenimento. Bene, se l'avete visto ditemi cosa ne pensate, io mi fermo per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima, ciao!